Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, l'assemblaggio del robottino è quasi, diciamo, arrivato ai livelli in cui l'ho preso, cioè sono state montate tutte le schede interne, c'è la scheda motori, c'è la scheda dei sensori, c'è la scheda degli altri sensori, radar. Poi c'è la scheda che è questa qui, che è quella di programmazione. Tramite questo, diciamo, switch a 4 posizioni ti permette di andare a settare vari programmi preprogrammati nei microcontrollori. Poi queste sono schede di la CPU, la memoria programmabile, perché in teoria a questo punto il robottino doveva quasi già essere completo, nel senso che poteva andare a diciamo scappare dalla luce, poteva schivare gli ostacoli grazie ai sensori sul frontale e in più poteva essere controllato, come vedi da sopra. C'è anche la parte del sensore infrarosso. Questo qui diciamo risponde col telecomando. C'è il telecomando che è questo qui, che è già stato assemblato dal mio amico, però anche questo ragazzi non funzionante, non funziona. Ora non so se è il problema delle batterie, che purtroppo io non posso muovermi da casa perché in questo momento nella mia zona il sindaco ha per come dire aperto il coprifuoco, nel senso che puoi uscire solo ed esclusivamente per andare a fare la spesa e in casi di emergenza, e in più devi compilare un documento, firmarlo, e ci sono i posti di blocco in strada che appunto ti fermano e vogliono sapere il perché tu stai uscendo. Ora io non posso dirgli sto uscendo per andare a comprare le batterie, perché ovviamente mi mandano a fanculo, ecco, mi dicono ritorna a casa e non rompere le scatole. Perciò sto aspettando di uscire per andare a comprare qualcosa come spesa per rifornirmi di batterie, perché il problema di tutti i giocattoli che funzionano con le batterie stilo e mini stilo è questo, che se te le dimentichi inserite esce l'acido, i contatti si arrugginiscono, si forma una patina non buona e poi va a finire che non funziona più niente. Ricapitolando tutto, il robottino è montato, il pacco batterie, il vano batterie che è qua sotto è rotto ragazzi, è rotto, per colpa dell'acido si sono arrugginiti tutti i contatti. Perciò ora io che cosa devo fare? Lo devo rismontare di nuovo tutto, eliminare questo pacco batterie che monta 4 diciamo postazioni per batterie stilo, e voglio sostituire questo boxino per stilo con una batteria a lidio 3S che l'andrò a fare ad hoc, perché in poche parole queste 8 batterie stilo sono connesse tutte in serie. Il robottino per funzionare necessita la 12 volt più una 6 volt e loro hanno diciamo organizzato questo pacco batterie appunto per avere 3 batterie, 3 stilo in serie e hanno la 6 volt, e no, 4 stilo in serie e hanno la 6 volt, 8 stilo in serie e hanno la 12 volt. Ora io rismonto tutto per l'ennesima volta, mamma mia, levo i sensori, vediamo se riesco a toglierli. Niente, non li posso togliere, vabbè, li scanso lateralmente, perfetto. Vado a togliere questo e levo tutto il pacco batterie.
cambiamo il bit con quello più grosso. Io speravo non avessi tutti questi gravi problemi, ma ragazzi, purtroppo che ci posso fare? Sia il mio amico che io ai tempi abbiamo scordato di controllare e ora se ne pagano le conseguenze. Comunque tutto sommato spero di risolvere con l'inserimento di questo pacco batterie 3S, perciò 12 volt. Andrò poi a fare un circuito di limitazione della tensione programmandolo a 6 volt, così da dare al robot sia 12 volt che la 6 volt, che è quella appunto che richiede come scheda tecnica di alimentazione, ecco. E allora ragazzi, ho preparato questo piccolo circuito utilizzando un socket per 3 batterie 18650 in serie. Ora vado a misurare le tensioni delle celle prima di andarle a mettere dentro il pacco batterie. E abbiamo 3,6, 3,6, 3,6, perfetto. Allora questo è un socket comodissimo, anche se non ti permette di fare diciamo una carica della batteria e neanche una scarica della batteria bilanciata. Questo si utilizza così nei modellini per fare una cosa ecco, veloce. Poi le batterie vanno tolte, le celle vanno tolte e ricaricate in maniera diciamo singola con caricabatterie diciamo di quelli sfusi, ecco, che ti permettono una ricarica cella per cella. E allora 1, 2 e 3. Ok, andiamo a vedere qui cosa abbiamo. Qui abbiamo nulla, abbiamo il nulla. E allora perfetto, c'era qualcosa che non faceva contatto. Ora ci siamo, è acceso il led rosso, abbiamo 10 volt, 11 volt qui e qui ne abbiamo 10. Allora devo regolare a 6 volt, perciò scendo e devo arrivare a 6. Sette, 7,84, 7,18, 5,87, 5,92. E allora ora io in teoria dovrei avere, questo è il comune, perfetto, del connettore, qui devo avere in una 6 volt e in una 12 volt, perciò qui ho 6 volt e qui ho 11 volt, perfettamente. E allora o la va o la spacca, vediamo cosa succede. Prendiamo il pacchetto batterie, lo metto qui,
dentro il robot, che diciamo che ci sta, anzi lo metto girato così che c'entra meglio. Vado a connettere la mia schedina con questa qui che è del robottino. Vediamo di accendere il tutto. E non funziona. Ok, allora ho messo a caricare le celle, sono quasi cariche al massimo, 4,16, 4,17, 4,16. Ok, vediamo se così dobbiamo arrivare a 4, 8, 12, superiamo anche 12 volt, perciò se il problema è l'alimentazione che appunto non arrivava a 12 volt, perché ti ricordo che prima l'avevo provato ma non accendeva la schedina, ho pensato che fosse un problema di alimentazione, cioè bassa tensione. Infatti erano a mi pare 10 su per giù, tutte in serie, pure 11. Vediamo ora. Allora mettiamo l'ultima, boom, la schedina si accende, perciò passa alimentazione qui. Vediamo se io schiaccio ora questo on off, cosa succede? Niente, nada de nada, perciò non è un problema delle batterie, perché io ora come ora in uscita dalle batterie ho 12,4 volt ed è perfetto, cioè dico, andiamo qui sul connettore. Allora ragazzi, devo fare la prova a fare partire i motori, perché nell'effettivo ora qualcosa si muove, nel senso fa rumore quando lo avvio. Ecco, ora ti faccio vedere, suona, ok, e già è un passetto avanti, però oltre questo non fa niente, cioè non si sposta, non segue nemmeno i comandi dal telecomando. Io non vorrei ci sia qualche problema nella scheda dei motori, perciò ora per andare a provarli provo a fare questo, e allora devo fare questa connessione. Ok, motore 1 funziona alla perfezione, che è quello di sinistra. Motore 2 è questo, uno funziona e l'altro no.